Questa è una casa di villeggiatura a Mar del Plata, in Argentina. Qui ho visto per l'ultima volta mia madre Silvia. Io avevo 2 anni, lei 35. È la sera del 26 febbraio del 1978. Silvia è insieme ad altre 3 donne, Dora, Maria Elena e Cristina. Sono tutte e 4 militanti del Partito Comunista Marxista-Leninista Argentino, che dal golpe militare del 1976 è diventato illegale. Sono in fuga da mesi. Insieme a loro 2 bambine di 2 anni, io e Vittoria, la figlia di Dora. Io non ho ricordi di quella notte. Quello che mi ricordo, quello che so, me l'ha raccontato la padrona di casa che viveva sopra di noi. Sono le 11 di sera. Ad un certo punto si sentono delle urla, dei colpi alla porta, una luce fortissima invade la casa, colpi di pistola e tanti militari in borghese fanno irruzione nella casa. Le 4 donne cercano di fuggire, vengono recuperate e portate via con un furgone. Da quella notte sono desaparecidas, scomparse. Io e Vittoria in un primo momento veniamo consegnate alla padrona di casa e il giorno dopo alla polizia. Non sappiamo dove siamo state detenute. Quello che so è che mia madre Silvia mi mette addosso nel vestito un biglietto con il numero di telefono e il nome di mia nonna, a cui vengo riconsegnata una settimana dopo il rapimento. Alla casa di Mar del Plata ci sono tornata la prima volta un anno fa, proprio un anno fa, giusto in questi giorni, dopo 45 anni, insieme alla mia amica Sara che vedete di spalle insieme a me. Una bambina di 2 anni ha dei ricordi, io l'ho visto nelle mie figlie, quindi da qualche parte io devo avere dei ricordi di quella notte e di quella casa. Forse per questo quando ci sono entrata mi è mancato il respiro, non riuscivo a respirare camminando tra le sue stanze. I luoghi hanno una memoria e questa casa ne ha per me. In questa foto mia madre Silvia non c'è, eppure lei è nel percorso di ricostruzione e di memoria che da quella notte mi ha impegnato per 45 anni. Infatti, dal 26 febbraio del 1978 per me è iniziato un viaggio lungo una vita. Ed eccolo il mio primo viaggio. Questa foto è sul mio documento di identità rilasciato dall'ufficio dell'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro. È il gennaio del 1979. Io ho 3 anni. Sono arrivata in Brasile insieme a mia nonna e grazie a questo documento posso scappare, fuggire in Svezia insieme a mio padre e ad altri rifugiati argentini. Inizia così il nostro esilio. In quei primi anni, per me mia madre Silvia era una presenza assente. Era da qualche parte, ma non si sapeva dove. Poteva tornare e non si sapeva quando. Io, come tutti, l'aspettavo. L'ho aspettata per tanto tempo. Le persone intorno a me non sapevano cosa raccontarmi. Io non chiedevo. Anche la memoria era una memoria sospesa. Nel 1982, dopo 3 anni di esilio in Svezia, arrivo in Italia, dove vivo da allora. Ho 6 anni, non ho ricordi conoscenti di mia madre Silvia. Vivo lontana dai luoghi dove lei è cresciuta, dove lei ha vissuto, lontana dalle persone che l'hanno amata, conosciuta e frequentata. Continuo ad aspettarla e intanto vivo. Vado a scuola, sto con i miei amici, vivo la mia famiglia. Mio padre incontra un'altra donna, si innamorano e negli anni successivi nascono le mie sorelle. Quando guardo questa foto vedo una piccola combattente fiera, una leggera smorfia della bocca che sembra dire «Beh, che vuoi?» Anche in questa foto mia mamma Silvia non c'è. Eppure è in quel mio sguardo fiero, è la mia corazza, è la mia protezione. Ce la posso fare perché sono la figlia di una supereroina fortissima che sconfiggerà il male e tornerà da me. Qui .
La donna che mi abbraccia in questa foto è Beba, una delle Madres de Plaza de Mayo. È l'agosto del 1993, ho 17 anni e sono a Buenos Aires. È sicuramente un giovedì pomeriggio, dopo una delle famose marce del giovedì, che dal 1977 le Madres de Plaza de Mayo fanno davanti alla Casa Rosada, il palazzo di governo, per chiedere verità e giustizia per i loro figli desaparecidos, scomparsi, presenze assenti. Per me era importantissimo partecipare a quel rito collettivo di rivendicazione politica di verità e di giustizia. Era così giusto fare memoria dei 30.000 desaparecidos che in quella moltitudine di 30.000 persone a volte facevo fatica a vedere mia madre Silvia semplicemente come una madre, una donna, con il suo carattere, le sue attitudini, i suoi gusti, il suo modo di essere, la sua dimensione individuale, unica e irripetibile. A pensarci adesso, credo che partecipare di quella memoria collettiva per me sia stata un po' una protezione. Credo di essere riuscita a sopportare un'assenza così dolorosa e incomprensibile, perché mi sono immaginata per tanto tempo mia madre Silvia una combattente. Dopo quel 1978 ero tornata la prima volta in Argentina a 10 anni. Era stato un viaggio di spensieratezza, di gioia. Ero stata viziata e coccolata dai miei nonni, le mie zie, i miei cugini, che non mi avevano più rivisto dopo la fuga del 1978. In questo 1993 io invece avevo molto chiaro che facevo quel viaggio per capire chi ero. Come ogni adolescente volevo riappropriarmi della mia storia, delle mie origini. E quindi andavo ad ogni marcia del giovedì, partecipavo ad ogni manifestazione per strada, stavo tantissimo alla Casa de las Madres, dove veniva confezionato il loro giornale, si tenevano seminari, c'era una biblioteca ricchissima, piena di volumi, di riviste che io consultavo senza sosta. 2 anni dopo, nel 1995, avevo 19 anni, sono tornata in Argentina per altri 3 mesi. Ero spinta dalla stessa necessità e ho avuto l'immensa fortuna di essere lì giusto quando nasceva Hijos, l'associazione dei figli e delle figlie dei desaparecidos. Credo di essermi sentita in quell'occasione per la prima volta parte di qualcosa, anche se quel qualcosa era un gruppo di orfani confusi, ammaccati, addolorati e anche molto arrabbiati. In quella fratellanza ho iniziato a dare voce ad un'assenza e a dare i primi compagni di viaggio a quella piccola combattente. Quei mesi in Argentina sono stati l'inizio della mia formazione etica e politica. Anche in questa foto mia mamma Silvia non c'è. Eppure è nelle relazioni di amicizia importantissime che io ho costruito durante questi viaggi e che ancora ad oggi, a distanza di 30 anni, sono con me. Questa foto è stata scattata a Buenos Aires nel dicembre del 2018. In questa busta c'è un modulo con 4 impronte digitali fatte con una goccia del mio sangue. Quando mi sono punta il dito e ho compilato e firmato quei moduli, insieme a me c'era una donna che si chiama Pilar. Anche lei è figlia di desaparecida. Lavorava ad una campagna della Segreteria dei diritti umani del governo argentino per l'identificazione dei resti e dei corpi dei desaparecidos. Io conoscevo quella campagna da tempo. Nel 2010, infatti, mia cugina Belén aveva partecipato nella speranza che i resti di mia madre Silvia venissero ritrovati e nella speranza di dare un po' di pace a mia zia Adriana, sua madre, che non si era mai davvero ripresa dalla scomparsa di sua sorella Silvia. Lo faccio per chiudere un cerchio di dolore, mi aveva scritto. Ricordo che mi ero sentita in dovere di spiegarle perché fino a quel momento della mia vita per me trovare il corpo di mia madre Silvia non era stato né una necessità né un desiderio. Sentivo la sua assenza, ovviamente, eppure la sua scomparsa aveva fatto parte della mia vita da sempre. Mi sembrava che trovare il suo corpo non avrebbe aggiunto niente al mio percorso personale di rielaborazione della mia storia. E allora
che cos'era cambiato in quel 2018. Ero diventata madre di Amanda nel 2013 e di Adele nel 2015. Dico i nomi e mi commuovo, scusate. La mia maternità mi ha messo in connessione con mia madre Silvia in un modo nuovo, inaspettato. Improvvisamente il suo corpo era al centro dei miei pensieri. Aveva sentito anche lei quello che avevo sentito io mettendo al mondo Amanda e Adele. Aveva usato anche lei il suo corpo per proteggermi e consolarmi, come faccio io con loro quando hanno un incubo o sono ammalate. Appoggiava anche lei la sua mano sulla mia schiena per calmarmi e farmi addormentare. Qual era l'odore della sua pelle? Com'era il suono della sua voce? Improvvisamente ho sentito che la sua scomparsa mi aveva privato per sempre anche del suo corpo di madre. Il suo corpo non è stato ritrovato, eppure in questa foto mia madre Silvia c'è, perché c'è nel mio desiderio nuovo di ritrovarla come madre, come donna, come persona, unica e irripetibile. Qui sono io, con le mie figlie Amanda e Adele, le mie sorelle, Agnese, Lucia e Matilde, e quella di fianco a me, con i suoi ricci grigi, è Nicoletta, mia madre. Sì, mia madre, perché io ho 2 madri. Nicoletta è entrata nella mia vita nel 1982, è stata per 20 anni la compagna di mio padre, insieme hanno avuto 3 figlie che sono le mie sorelle. Ha iniziato a occuparsi di me senza l'idea di farmi da madre. Io una madre ce l'avevo, anche se in quella condizione orribile e sospesa di desaparecida. E poi pian piano il nostro legame si è rafforzato. Il resto lo ha fatto la quotidianità della vita di una famiglia. Mi preparava la merenda, mi iscriveva al corso di nuoto, mi portava dal dentista, parlavo con lei della scuola, dei problemi con gli amici, mi raccontava le storie. Piano piano è diventata il mio punto di riferimento quando mi sento persa. Nicoletta era accanto a me quando sono nate le mie figlie. Ricordo che alcuni mesi prima che nascesse la mia prima figlia, ho sentito il bisogno di dirle che volevo che lei fosse la loro nonna. Non volevo darlo per scontato. Poi un giorno Nicoletta mi ha detto: hai parlato alle tue figlie di tua madre? Amanda e Adele erano piccole, io non avevo ancora minimamente pensato a come affrontare il discorso. E così quel giorno, per la prima volta, ho parlato alle mie bambine dell'abuela Silvia, la mia mamma che non c'è più per colpa de los milicos, i militari. Ricordo che Amanda ha fatto una lunga pausa, mi ha guardato e mi ha detto: e allora la nonna Nico? E io, per rendere facile la spiegazione ad una bambina piccola, ho detto per la prima volta ad alta voce: anche la nonna Nico è la mia mamma. E mentre lo dicevo, mi rendevo conto che si possono avere 2 mamme e che nel dirlo non toglievo niente alla memoria di mia madre Silvia. Nicoletta mi ha spinto a far entrare mia madre e la sua memoria nella nostra famiglia, a trasformare un racconto di dolore in un racconto anche di amore, a darle un posto accanto a me, alle mie figlie e a lei. Le sarò sempre grata per questo. Nel 2020... Grazie. Nel 2020, in piena pandemia, mi è sembrato naturale chiederle di essere adottata. Qui siamo al Tribunale di Milano il 14 giugno del 2021, subito dopo l'udienza dell'adozione. In questa foto ci sono le mie 2 mamme, Nicoletta e Silvia, che non poteva sperare in una madre migliore per me. Ed eccola, Silvia, mia mamma. Ho pochissime foto di lei.
Molte foto le abbiamo perse durante la fuga, molte sono state buttate. In quegli anni era pericoloso persino fare una foto, avere le foto di qualcuno. Per esempio, ho solo una foto in cui siamo insieme e non la amo particolarmente. Silvia ha la faccia girata, non guarda l'obiettivo e ha l'aria un po' triste. Questa invece è la foto di lei che preferisco. Si vede il suo corpo, si vedono le sue lunghe gambe, si vede la sua pelle. Anche se in bianco e nero si vede la luce del sole che scalda la pelle. In questo mio lungo viaggio della memoria, avere poche foto, nessun video, pochi racconti, mi ha fatto sentire spesso molto sola. Mi mancavano gli ingredienti per raccontare agli altri e a me stessa chi era mia madre Silvia. Se volevo che lei entrasse nel racconto della nostra famiglia, dovevo andare alla ricerca di quei ricordi che io non avevo, ma che erano sparsi nella testa e nel cuore delle persone che l'avevano conosciuta e amata. Dovevo dare tridimensionalità a questa foto, a lei. Così è nato il progetto di Figlie, il podcast che ho fatto insieme a Sara Poma, l'amica autrice che avete visto nella prima foto insieme a me davanti alla casa di Mar del Plata. Il podcast Figlie è il mio nuovo viaggio, racconta dei mesi alla ricerca di persone che hanno conosciuto mia mamma Silvia, il viaggio che abbiamo fatto in Argentina per intervistarle e poi indaga il tema della memoria e del lutto materno. Quello che all'inizio di questa storia, quella notte di febbraio del 1978, era un viaggio intimo, solitario, doloroso, è diventato un racconto per tanti e tante e io ne sono profondamente felice. Racconta di tutti i miei viaggi precedenti e racconta di come sono riuscita a rendere questa presenza assente piena di ricordi e soprattutto racconta di tutte le persone che mi sono state a fianco, che mi hanno preso per mano, che hanno fatto un pezzo di strada con me, aiutandomi a fare della memoria la mia cura. Grazie.